Ciao amici, mi sto preparando, oggi andiamo al mercato a comprare della verdura per la settimana. La settimana scorsa ho iniziato a cucinare giapponese e un po' come anche in Italia nei grandi supermercati ovviamente c'è tutto, però la qualità non è proprio ottima e anche il prezzo è più alto dei mercati. Invece al mercato proprio ci sono gli agricoltori locali che portano i loro prodotti. Non sempre c'è tutto, però questa volta voglio provare a prendere più cose possibili per proprio la settimana e cercare di riuscire ad usarle tutte, vediamo se ce la faccio. Adesso che appunto sto cercando di diventare più brava a cucinare cucina giapponese tipica, è molto soddisfacente perché vado al supermercato e finalmente trovo tutto quello che mi serve, perché ovviamente potete immaginare che se voglio cucinare italiano non è che trovo chissà che cosa. Comunque settimana scorsa penso di aver provato tipo 4 ricette credo, quindi sicuramente quelle le rifaccio e in più ne voglio aggiungere altre, ma comunque più o meno gli ingredienti che si usano sono sempre gli stessi. Tutte queste verdure più dei budini abbiamo preso anche dei bento da mangiare, quindi in totale tipo 3000 yen, che comunque è poco. E ora devo riuscire ad usarli questa settimana per fare della buona cucina. Questa sera voglio usare questa, che si chiama daikon, e penso che in italiano si chiami rapa. Poi farò la zuppa di miso, il riso usiamo quello che ho congelato la settimana scorsa, e poi faccio i cosiddetti fukusai, che sono dei piattini a parte, uno con le carote e il gobo, che non so come si chiami, è sempre una radice, e un altro invece con dei cetrioli. Let's go! Molto spesso, se non quasi sempre, si usa tagliare gli ingredienti in comodi pezzi perché poi appunto si mangiano con le bacchette, quindi non c'è bisogno del coltello, e quindi ci sono un sacco di modi per tagliare soprattutto le verdure e le radici. Devo ancora un po' diventare più brava in questo, però è fondamentale perché che sia uniforme, soprattutto perché nella cottura poi così è tutto uniforme. Quasi tutte le case hanno uno di questi coltelli giganti. Qui abbiamo messo la carne con il sale e con alcol, questo qua per cucinare, e lasciate un po' lì. Userò questa nave grande perché lo faccio per 4, quindi faccio il doppio, provo a fare il doppio delle porzioni. Ho fatto le uova che poi vanno messe insieme a tutto questo, e adesso faccio lì la zuppa di miso.
Gli ingredienti che dobbiamo usare oggi sono spinaci, haksai, questi funghi, enoki, questi altri funghi, shimeji. Oggi faccio un piatto molto semplice che è una nabe, praticamente butto due ingredienti che sono quella haksai e la carne di maiale in una pentola e ci siamo. L'obiettivo però anche di questa settimana è di riuscire a non buttare niente, usare più cose che ho in casa. C'era ancora del salmone congelato che userò per fare il riso che ho fatto settimana scorsa. E per prima cosa, siccome ci mette un'ora, faccio il riso, quindi lavo il riso e poi si mette dentro i funghi, il salmone e il condimento. Un altro ingrediente da usare è questa mira, una specie di erba con un gusto abbastanza forte, buono. E con questa faccio un fukusai, che sono quei piattini a parte. Ho comprato questo aggeggio per prendere la giusta quantità di pasta di miso. Questo è per uno e questo è per due. Questa qua si mangia intingendola in questa che è una ponzu, si chiama, è tipo una specie di aceto. Itadakimasu! いただきます。あ、これうまい。ニラね、美味しいね。めっちゃうまいこれ。元気出る。 Oggi ho le patate che abbiamo preso al mercato che volevo usare e quindi ho trovato questa ricetta con il pollo. Fatti in padella, patate, pollo, un po' di funghetti a base di aglio e con le solite salse ovviamente. E ne faccio doppio perché così abbiamo anche il pranzo di domani, quindi uso due pentole. Oggi viene una mia amica a cena e le faccio la pizza. Questa ricetta è la ricetta che ho perfezionato in questi 5 anni e mezzo perché volevo veramente tanto mangiare la pizza ma non ne trovavo una che mi soddisfacesse. E questo rumore che state sentendo è il microonde perché sto facendo la ricotta per fare una torta. Sto cercando di fare anche delle torte semplici da colazione per evitare di mangiare cose confezionate. In realtà la colazione giapponese sarebbe sempre zuppa di miso, riso e pesce, però io preferisco le torte. Infine oggi volevo usare la zucca che me ne è avanzata un bel po', poi con questo che ho comprato, vabbè, Renkom, e questo per fukusai, solo delle melanzane. Avevo una cosa che non fosse nimono, quindi di quel tipo che si lascia lessare, però che non fosse neanche troppo simil fritto, e questa cosa andrà bene perché è semplicemente passata in padella.
Adesso vi faccio vedere. Poi classica zuppa di miso che ormai abbiamo consolidato e riso bianco con umeboshi. Siccome il renko mi diventa sempre viola, che non è che sia nocivo, si può mangiare lo stesso, però non è molto carino, lo volevo bianco, ho trovato che dice semplicemente di metterlo nell'acqua con un po' di aceto e appena l'avete tagliato e lasciarlo 5-10 minuti, quindi vediamo se funziona. Sembrerebbe aver funzionato perché infatti è rimasto bianco. Bedにあるオレンジズボンと T シャツは引き出しに入ってる。Eccoci, il video di oggi finisce qui. Grazie per chi ha guardato tutto fino alla fine. Alcuni dei piatti sono proprio dei piatti famosi, altri invece sono cose semplici in padella con i soliti condimenti tipici giapponesi, mirin, salsa di soia, aceto di riso, eccetera. Avete visto, si usa di base sempre una pentola e basta, si taglia tutto prima, così che è facile mangiarlo con le bacchette, e poi c'è il riso a parte. E devo dire che anche i fukusai, che sono questi piattini a parte, uno può pensare ma ci si vuole un sacco di tempo per fare solo poi un assaggio, e invece questo canale che sto guardando li fa molto velocemente, quindi è stato bello anche provare questa cosa nuova. Penso che tornerò ai vlog normali da neomamma in Giappone, però se dovesse interessarvi magari un video tipo specifico proprio passo passo come fare un piatto ve lo posso fare se c'è qualche richiesta. Grazie ancora per aver guardato il video, per essere stati con noi, e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!